Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla quarta puntata di SOS Surfcasting. Dopo le 3 puntate con Roberto Accardi in Sardegna, siamo venuti in Sicilia. In Sicilia dove? A Palermo. Per la prima volta calpestiamo una sabbia della spiaggia più famosa di Palermo, Mondello. Una spiaggia che tutti conoscono, bellissima, e quindi siamo venuti per la prima volta finalmente a provare questa nuova spiaggia. E adesso non ci resta che conoscere il nostro ospite per la quarta puntata di SOS Surfcasting, che andiamo subito a presentare. Ed ecco qua il nostro ospite, Salvatore Caponnetto. Benvenuto, sarai tu l'attore principale di questa nuova puntata. Da dove arrivi, Salvo? Da Ribera. Da Ribera, altra città famosa della Sicilia, soprattutto per le arance. Non è che ci hai portato una cassetta di arance? No. Quasi imperdonabile. Salvo, quindi quanti anni hai? 14. Come è iniziata la tua avventura con la pesca? Raccontaci un po' di te. È iniziata quando avevo 7 anni, ho cominciato ad andare a pesca con mio padre. Benissimo. Poi dopo un po' mi sono iscritto al primo club, dove ho cominciato a fare le prime settime provinciali. Perfetto, allora quindi sei anche un agonista. Sì, bene, sì. Bene, hai cominciato a fare le gare, quindi ecco perché la tua faccia non mi è tanto nuova, forse ci siamo incontrati in qualche trofeo. Ecco, bene, bravo. Certo, ora dobbiamo pensare però all'abbigliamento, non è che possiamo cominciare a pescare così. E per questo l'azienda Trabucco ci ha pensato e vorrei presentare il capo squadra nostro, il dottor Peppinalesi. Salve a tutti. E quindi ci apprestiamo a preparare l'attrezzatura e cominceremo questa sessione di pesca. D'accordo Peppino? D'accordo Salvo? Sì. Allora si comincia. Nonostante sia febbraio, potete sentire gli strilli e le urla dei ragazzi delle varie scuole che vengono comunque, anche se siamo a febbraio e c'è un po' di freddino, vengono in questa spiaggia. Poi oggi stanno venendo pure per festeggiare perché l'accesso ora è diventato libero in questa spiaggia e quindi purtroppo c'è una presenza super anche oggi. E allora cominciamo a parlare di pesca. Salvo, io ti faccio provare la Fireboard Beach, un attrezzo che è uscito l'anno scorso ma dalle caratteristiche bellissime per pescare a beach leggering, e la nuovissima Interstellar 150. Questa è una Power Beach, è una beach molto ma molto potente, e per queste situazioni che abbiamo oggi, soprattutto con quella nella prima fascia e con questa che può anche arrivare a 80-100 metri tranquillamente, sono le 2 canne migliori per sondare tutta questa fascia alla ricerca delle mormore, e speriamo di prenderle naturalmente. Prima di cominciare a pescare, giustamente, la puntata si chiama SOS Surfcasting e c'è anche un motivo ben preciso. Io ti consegno il nostro lampeggiante quando tu avrai bisogno di un consiglio, di qualsiasi cosa. Tu basta che lo suoni e io corro e sarò subito da te. Te lo consegno e mi raccomando. Però secondo me invece non c'è rimasto, forse era veramente troppo piccolo. Comunque la rilasciamo perché il punto è buono, può anche darsi che ci ritorna. Con l'occasione voglio spendere 2 parole sul Charleston. Sapete da quanto esiste il Charleston? Da 113 anni. È stato costruito nel 1911, inaugurato nel 1913, era il salotto della Palermo nobile, dei ricchi. Poi nella seconda guerra mondiale è stata un po' la base dei nazisti, dei tedeschi, subito dopo degli alleati quando ci hanno liberato, e dal 69 in poi è diventato quello che adesso conosciamo tutti, il Charleston, il ristorante. Negli anni 90 è stata fatta una ristrutturazione importante e comunque il Charleston è stato sempre in acqua e resiste da ben 113 anni.
Allora, avete visto il nostro Peppino Angela super impegnato con la spiegazione del Charleston, di quando è nato, quando è stato costruito, tutto qua. Ma pensiamo a pescare, andiamo a trovare l'amico Salvo per vedere come se la sta cavando. Ah, che bel cassone che hai! Vedo tanta roba trabucco, si vede che sei anche un appassionato trabucco. Bene, 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 bene. E allora Salvo, dimmi un po' come stai preparando i travi per Allora, l'azione ho di pesca? messo un trave da beach sulla Firebird, lanciata dopo la secca con un 3x80, una galled a fondo, Perfetto. e nell'altra canna, per andare un poco più fuori, sto montando un 2x120 per cercare qualche mormolo, qualche orata. Bene, bene. È la cosa più precisa che potevi fare. Quindi continua così, poi mi farai vedere pure come inneschi, così se c'è qualcosa da correggere la correggiamo insieme e andiamo avanti. Bene, bravo Salvo. Eccomi che arrivo Salvo. Riccardo. E allora, Secondo dimmi. te, con queste condizioni di mare, totalmente calmo, non posso trovare qualche buco, qualche canalone per cercare di trovare qualche pesce? Come puoi vedere dalla conformazione del mare, noi abbiamo sui 30-40 metri questa secca che quasi risale quasi in superficie e di solito sia prima della secca che subito dopo puoi trovare qualche cefaletto, qualche pesce di galla. Poi c'è una buca proprio in direzione tua sugli 80 metri dove col 100 grammi e quella canna puoi arrivarci tranquillamente e lì è possibile anche prendere qualche bella mormora. Poi dovrebbe uscire forse qualche orata però alla lunghissima distanza, perché qua presenze proprio costanti di canaloni non ce n'è, è una spiaggia medio bassa, anzi molto bassa oserei dire, quindi bisogna sfruttare queste piccole secchette che ci sono a terra e poi cercare di arrivare fuori. Una micro mormora. Una micromormola. Presa qui sotto quasi sul bagnasciuga. Questa la liberiamo subito e la ributtiamo in acqua. Sì. Questa è una spiaggia dove Peppino viene spesso e che conosce molto bene. Ci aveva garantito che c'erano le mormore, quelle belle. Purtroppo è uscita questa piccolina, dai. Il pesciolino era quello che Una mormoretta. Una mormoretta. Però te l'ho detto, tira qua che è qualcosa sicuramente piccola. Sì, ma però. ho visto proprio fa Tanto saltare per, anche per qualche animare la cosa, dato che in qualche questo momento cefaletto, quindi c'è un po' di calma. Con la nuova magnetica l'avevo lanciato sulla lunga distanza, mi era sembrato di aver visto una tocca, ma niente. E oggi i pesci la tirano un poco. Bella canna comunque, una gran bella canna, potente, molto potente. Siamo riusciti a lanciare a una distanza notevole con la renicola per le mormore. Non disperiamo, ce la faremo, un bel pesce arriverà. Eccomi Salvo. Ah, Riccardo, ho appena preso un'altra mormoretta, piccola quella. Sì, ho visto, sono piccole. Come potrei fare per prendere qualcuno un poco più di taglia? Allora, per ora tu innesca e riprova così con i vermi. Poi vieni da me che ti faccio vedere come possiamo tentare una nuova strategia con l'innesco del cannolicchio e pescare un po' più fuori e magari tentare di prendere qualche orata. Ti aspetto, dai. Salvo, allora ti spiego un pochettino l'utilizzo del cannolicchio che andremo a fare per ora. Naturalmente il cannolicchio è un'esca che noi usiamo quando ci sono le mareggiate quelle forti, per la possibile cattura di un sarago, di un'orata grossa o anche soprattutto le spigole. Ma comunque con questo mare così calmo le orate non lo disdegnano minimamente e quindi lo apriamo così, cerchiamo di prendere la parte
solo ed esclusivamente quella bianca. Quando è vivo così è uno spettacolo, perché lui si muove tanto. Si prende la parte bianca lasciando l'interiora lì sul guscio, lo stacchiamo. Io prediligo innescarlo direttamente sul lago, lo faccio uscire dalla punta estrema e poi col filo elastico già me lo vado a legare in modo che non scivola sul filo e sul lamo. Me lo leggo così, molto leggero, senza fare tanta pressione, che altrimenti possiamo rovinare il cannolicchio. Facciamo 2 passate, ritorniamo indietro, lo chiudiamo con 2 giri così, stacchiamo il filo elastico, prendiamo il nostro amo, in questo caso un amo generoso dell'1.0 della Schinken, e lo passiamo dolcemente in modo che viene un innesco super pulito, super sistemato, pronto da dar mangiare alle orate. Speriamo che arrivino, Eccomi Salvatore. Riccardo, Allora, ho tirato dimmi. per la terza volta anche con il mare calmo e zero corrente, ho trovato per la terza volta i braccioli aggrovigliati tra di loro. Sì, questo avviene anche per il lancio, magari avrai lanciato sopra la testa, il bracciolo non era completamente steso e tornando indietro si è aggrovigliato l'uno con l'altro. Può capitare, bisogna vedere sempre prima di lanciare che i braccioli siano ben stesi e non attaccati al travo. Per questo è semplice, dobbiamo fare un po' più di attenzione quando si lancia prima. Questo lo si scioglie subito perché vedi è il filo che è andato indietro e ha preso l'altro, e quindi capita che alcune volte quando si hanno i braccioli così vicini si ingarbugliano tra di loro nella fase di lancio, però basta poco e ritorna tutto il trave perfetto. Allora, prima ti abbiamo preso un po' per i fondelli, che hai fatto tutta la descrizione del Charleston, quando è stato costruito, quando e perché, per come, ma spiegami un po', la situazione così, secondo me, se non arriva un po' il buio... Secondo me se non arriva il buio, o meglio, un po' prima. Quasi al È tramonto. strana questa spiaggia, è strana, perché comunque il pesce, almeno quando sono sceso io, tutte le volte, non c'è stata mai una volta che abbiamo fatto buca, mai. Però Alcune forse c'era un volte- po' di mare, No, quindi no, ti ha anche col mare aiutato. così, alcune volte magari subito, cioè in pieno giorno, luce, poi alcune volte invece prossimi al buio, quindi Al tramonto. al tramonto. Secondo me... E allora non disperiamo. No, io non... E allora, ora mi fai vedere come lanci, in modo che i braccioli siano non attaccati al trave, ma stesi per bene. Fammi vedere un po' come lanci, che ti dico cosa devi correggere. Ecco qui. Allora, quando lanci con la beach leggering, ti conviene sempre portare la canna indietro così, e siccome non dovrai lanciare a grandi distanze, ti metti bello dritto, così hai anche la percezione del piombo che parte e dove deve andare, perché se non hai la direzione ben precisa non riuscirai mai a capire dove va a cadere il piombo. Quindi mi raccomando, non hai bisogno di sforzare la canna per quando devi pescare vicino, basta il gesto sopra la testa bello in linea, in modo che il piombo ti va a finire, gli dai la direzione al piombo, ok? Questa è l'ora X di Mondello, quando comincia, questo sarà un bel pesce, certo non è gigante ma sarà un bel pesce, sulla nuova Nexon, non è un bel mormorone. E allora Peppino, finalmente ci siamo, È l'orario, te l'ho detto, l'orario bisogna avere è fiducia. Un pettinone, questa è una spazzola, non un pettine.
Stiamo attenti perché questo dà morsi. Questo morde. Guarda che bello, che colori spettacolari che ha, quel arancione, il verde, il blu. Bellissimo. Più bello di una vormola, guarda. Ho visto che hai preso questo pettine con la nuova Nexora. Beh, parlami un po' di questa nuova canna della Trabucco. Canna veramente bella perché mi ha fatto proprio percepire il pesce in una maniera incredibile, una bella vetta, molto morbida. È una canna realizzata in 3 pezzi per unica potenza, 250 grammi, 4,20 m e 4,50 m. Realizzata in carbonio CX2, tutte le tecnologie di casa Trabucco, Twisty Free, X-Joint, X-Cross Wrap, che sarebbe questa lavorazione che vedete a righe sul pedone, ma anche sul secondo elemento, che ne protegge dagli urti e comunque rende l'attrezzo ancora più reattivo. È molto leggera, diametro sottilissimo, una canna che nonostante tutto è abbastanza potente, è una canna comunque che possono usare tranquillamente sia i pesca sportivi normali, gli appassionati, ma anche i garisti. Riccardo, allora situazione brutta, diciamo, a parte quel pettine, bello per carità, però stiamo parlando di un pesce che insomma alla fine non è che... speriamo in qualche mormora a buio, perché penso che dovrebbero entrare almeno le mormore. Sui social avete già visto tempo fa, Social Trabucco, una tripletta di orate che ho fatto tempo fa, e adesso vedrete un'oratona veramente gigante, veramente. Questo perché? Perché naturalmente quando noi andiamo a pescare cerchiamo di fare dei video nostri così a livello amatoriale, perché può capitare, come sta succedendo, di trovare 4 giornate, 2 giornate, 3 giornate di mare piatto dopo il ciclone che abbiamo avuto, e quindi così mai, e quindi ci troviamo in difficoltà, perché questo non è il surf, lo sappiamo tutti, però i video sono programmati e c'è dietro tutto il lavoro, e quindi quello che viene ci dobbiamo prendere, o che sia buono o che sia brutto. Ma noi comunque a pescare ci andiamo tutto l'anno, quindi quando capita magari che siamo in compagnia cerchiamo di fare, io faccio il video a lui lo fa a me, quindi vi regaliamo almeno delle belle emozioni, perché questa è una bella emozione quella che vedrete. Oh niente ragazzi, mi sta venendo stavolta l'infarto veramente. Questa è caduta sul bibbi, a lunghissima distanza, stiamo tirando veramente bombe fuori. L'assetto è sempre il solito, il mini trave, un bracciolo da circa 2 metri, 0,30. L'amo che ho utilizzato è lo Shinken il Kinuyere nella misura del 2,0. Un piccolo bibbi. Ecco qua, un bel problemino. Questa è una specie di mucillagine, non una specie, è mucillagine, dovuto al fatto che il mare è talmente piatto che fa questa specie di bava che si toglie fino a un certo punto e resta attaccata ai fili, quindi diventa un problema, quindi bisogna perdere molto tempo per poterla togliere, e nel caso in cui ne rimane troppo bisogna addirittura cambiare bobina, quindi questa è una cosa inaspettata, non mi era mai successo qua a Mondello. Questo è dovuto al fatto che il mare è veramente morto in questo momento, morto nel senso che non si muove proprio, è un piatto preciso. Vediamo cosa fare, come risolvere il problema. Oggi in questa spiaggia di Mondello, per cercare di arrivare alla lunga distanza, di pescare bene sulla lunga distanza, stiamo usando una canna nuova della Trabucco, la Magnetica Cast Master, unica lunghezza 4,20 m per una grammatura da 250, una canna molto potente, anellata con i nuovi Fuji serie K Alconite, e proviamo proprio a raggiungere l'estrema distanza, perché abbiamo visto che per ora il pesce latita, quindi stiamo provando, tentiamo di andare più fuori possibile. Guardate un po', stanno entrando i pesci, dove avere un pesce attaccato, guardate un po', questa è bobina da cambiare, dovrebbe essere un pesciolino credo, vediamo. Il pesce c'è, forse un altro pettine, sì.
però è diventato, dobbiamo cambiare bobina. Questo è un altro pettine un po' più piccolo di quello che avevamo preso poco fa, il sabbiato, guardate, mi ha dato un morso, va bene, lo liberiamo, dai. Bene Salvo, hai avuto una mangiata? Ha spiombato. Vediamo se Dovrebbe esserci. un bel pescetto. Abbiamo purtroppo un problema enorme con la mugillagine, non riusciamo a recuperare le lenze senza spaccarle e quindi è diventato un problema serio. Speriamo che riusciamo a recuperare almeno questo pesce. Sì. No, c'è. Una mormoretta, eccola qua. È il pesce diciamo che abbiamo preso già a sera e dai, almeno la soddisfazione di prendere un pesciolino Salvo. Speravamo in qualcosa di migliore, però l'SOS è servito, almeno tu hai preso 3 pescetti, sì, anche se piccoli, io non neanche uno, quindi va bene così, dai, ci possiamo dire fortunati e ci possiamo accontentare. Lamiamo subito la mormora e la lasciamo andare. Visto che ci siamo, Salvo che stava pescando con la nuova Interstellar Power Beach, una canna davvero spettacolare, 2 lunghezze 4,40 m, 4,70 m proponibili, potenza 150 grammi. È una Power Beach perché è una canna che ci permette di pescare con 50 grammi ma anche con piombi da 125 grammi. Con i suoi 3 bettini, light, medium e swift, che è il bettino più duro, riusciamo a utilizzare diverse grammature di piombo e riusciamo ad avere un'azione di pesca che va dal sottoriva con il cinino più morbido, 50 grammi, fino ad arrivare a distanze anche oltre i 100 metri. È una bellissima canna. Hai visto? Che t'ho È detto? arrivato il buio e giustamente arrivano anche le mormore. Te l'ho detto che era difficile fare cappotto a mondello. Siamo con la magnetica, la nuova canna E vediamo di prenderne qualche altro. vediamo di prendere e continuiamo. Sono appena entrato, quindi vediamo un po' cos'è. Bisogna provarle tutte. Un'altra bella mormora. Eravamo sulla fascia dei 40 metri così. L'ho visto che ti sei montato pure un'altra canna. Sì, ho montato una Beach Legend perché avevo 2 canne pesanti, ho detto vediamo se magari con dei fili più sottili riusciamo a ingannarle meglio. L'unico che non ha preso il ho fatto 2 pettini. Una mormora ha fatto il ragazzo, Salvo, e tu hai ora, fatto 2 mormore. 2 mormore a Vediamo buio. se tocca pure a me. Speriamo bene. Ho visto la Nexora tutta in bando, è arrivato un po' in ritardo. Ecco qua, guarda, coppiola, e là. 1 e 2. Non sono le mormore di mondello, va detto, perché le mormore di mondello normalmente sono più grandi, però ci accontentiamo dato le condizioni veramente brutte. Hai visto Ricky, questa già è più grossa. Questa è più grossa, sempre con la Beach sui 40 metri. Questa è veramente bellina. Comunque, se è rivoluzionato mondello, cioè a terra qualche pesce a terra 40 metri, si è sempre preso, però così no. normalmente è sempre fuori, vabbè. La calma piatta, il mare così calmo La può pesca è capitare. bella per questo, perché è imprevedibile. È imprevedibile, infatti. Ragazzi, si chiude la 4ª puntata di SOS Surf Casting qui sulla spiaggia di Mondello con Andrea e Salvatore Caponnetto, Riccardo Miserendino, Vincenzo e Peppino. E comunque è stata una bellissima giornata passata insieme. Spero che qualche nozione in più l'abbia asserita e quindi si va avanti e si prova sempre ad amare il surf. Ci vediamo alla prossima puntata di SOS Surfcasting, sempre qui in Sicilia, e vi saluto tutti, vi do un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.